Buongiorno ragazzi, allora seconda lezione sul tema sofistico della Fusis e del Nomos e vedremo appunto che cosa ne pensano questa volta dei veri e propri sofisti dopo aver parlato la scorsa volta della tragedia di Sofocle, Antigone, del dialogo dei Meli e degli Ateniesi. Dopo aver impostato, no, tutta la lezione abbiamo, guardate com'è bella la mia gattona Sofì, che forse è un po' stanca, ci augura buona fortuna, è la nostra mascotte, piccola Sofì. Allora la facciamo andare a dormire? Saluta i nostri video ascoltatori con la zampina. Va bene, la lasciamo andare a dormire, le facciamo fare un bel saltello come piace a lei, d'accordo? Allora, abbiamo visto la scorsa volta, è inutile ripeterlo più di tanto, no? La questione si basa sul rapporto tra Fusis e Nomos. È una questione politica, non è soltanto una questione, diciamo, legislativa, è una questione etico-politica. Fusis e Nomos. Abbiamo visto, Fusis è l'idea di una natura, cioè di una legge naturale. Natura nel senso di un ordinamento primordiale che è primario rispetto a tutto ciò che ha fatto l'uomo, una natura umana primordiale, lo stato di natura, un insieme di fenomeni, di relazioni umane, di usi e costumi che sarebbero appunto naturali, spontanei nell'essere umano, un insieme di abitudini originarie che corrispondono realmente alla natura umana, come si manifesta all'origine, al di là e al di fuori del processo di civilizzazione, di progresso, al di fuori della storia, al di fuori delle costruzioni convenzionali che vengono dopo, mentre invece Nomos è appunto la cultura, la convenzione, la legge, soprattutto la legge scritta, però abbiamo visto l'altra volta che non solo, non sempre è la legge scritta, l'insieme degli usi, dei costumi, delle religioni, della morale, d'accordo? Tutto ciò che è convenzionale, che è cultura, che è civilizzazione. Abbiamo visto che i sofisti, ma non solo i sofisti, abbiamo parlato degli storici, Erodoto, Tucidide, oppure il personaggio di Antigone, nella tragedia Antigone di Sofocle, iniziano a vedere non più una corrispondenza tra ordine naturale e ordine culturale, come avveniva in età arcaica, bensì uno scarto, una divergenza, d'accordo? Uno scarto, una differenza, se non addirittura una contrapposizione frontale tra un ordine naturale è un ordine appunto convenzionale, immaginando che quindi le leggi umane, le convenzioni, la morale, gli usi e i costumi che noi vediamo oggi non corrispondono a quelli che esistevano nello stato di natura. L'essere umano ha abbandonato la condizione naturale e ha costruito qualcosa di artificiale che però si è allontanato dalla condizione naturale dell'uomo, quindi in qualche modo queste creazioni artificiali, la legge, gli usi, i costumi delle nostre società, diciamo moderne, in qualche modo hanno limitato la natura o hanno pervertito la natura o si sono allontanate dalla natura. In ogni caso c'è una forte differenza tra un presunto ordine naturale, eterno, immutabile, che in qualche modo può risorgere anche adesso, e invece la situazione in cui l'uomo si trova perché l'essere umano si è autocostruito appunto una situazione, un insieme di sovrastrutture, un insieme di abitudini frutto della civilizzazione che hanno allontanato la condizione umana e le leggi, le norme morali, gli usi, i costumi dell'uomo hanno allontanato l'essere umano da quelle che erano le caratteristiche originarie, d'accordo? Allora noi vediamo questa distinzione anche in Protagora, tematizzata in Protagora, ve lo ricordate? Protagora dice che non esiste assolutamente qualcosa di eterno e di immutabile, qualcosa di oggettivo, no? Una cosa che sia oggettiva
definitiva, eterna, immutabile, un insieme di valori morali sempre validi. Protagora dice, l'abbiamo visto nella lezione a lui dedicata, l'uomo è in misura di tutte le cose, intendendo l'uomo non come singolo individuo umano, ma come la società umana, come la collettività, in particolare l'orizzonte della polis. Allora che cosa dice Protagora? Dice che non esiste, appunto, in lui non esiste neanche una natura originaria, qualcosa di eterno, qualcosa che fonda in maniera sempre uguale, immutabile, valida per tutti i tempi, per tutti i luoghi, una giustizia, un determinato comportamento. È la polis che attraverso i suoi meccanismi decisionali democratici stabilisce che cosa è giusto e che cosa è ingiusto in maniera assolutamente relativistica. Quindi di fatto lui preferisce il nomos alla physis, capite? La salvezza della polis è determinata dalla polis stessa. L'uomo, cioè gli individui all'interno della polis, decidono di volta in volta che cos'è il vero, che cos'è il giusto, e possono anche cambiarlo, non si devono attenere a un criterio, a un parametro di base sempre valido. Il nomos, la convenzione, in democrazia cambia, la legge cambia proprio, e Protagora mette in evidenza questo, cioè l'estrema relatività del nomos, la convenzionalità del nomos come costruito artificialmente dai meccanismi decisionali della democrazia. Quindi un nomos, una legge, una convenzione, un modo di fare può essere valido in un certo momento, può essere sbagliato, può essere non utile in un altro momento, e quindi a una presunta verità universale si sostituisce l'utilità. In questo modo ovviamente Protagora respinge l'idea appunto di una natura immutabile, di un insieme di valori morali o di leggi immutabili. La salvezza della polis è dovuta proprio al fatto che la polis costruisce artificialmente, in base alle circostanze, in maniera variabile, in maniera assolutamente contingente, il proprio nomos, un nomos variabile, relativistico, un nomos artificiale, frutto di decisioni umane che possono cambiare appunto in relazione alle condizioni, alle condizioni esterne, in relazione alla circostanza. Quindi nomos è superiore a physis per quanto riguarda Protagora. È normale che il nomos, la convenzione relativisticamente intesa, cangiante, sia di volta in volta ciò che è utile, ciò che serve. Non è assolutamente vero il fatto che possa esistere un ordine immutabile e naturale nelle cose, nei valori, nelle leggi. Questo insomma mette in evidenza ovviamente Protagora, però in realtà vi sono altri sofisti che non sono d'accordo, cioè sofisti che a differenza di Protagora preferiscono physis a nomos. Anche loro come Protagora sono in accordo col fatto che tra physis e nomos ci sia un divario, ci sia un drammatico stacco, uno iato, una differenza. Però secondo questi sofisti che adesso nomineremo leggendo anche un po' i loro brani, questa differenza va tutta a vantaggio di physis, di un ordinamento originario che è una sorta di età dell'oro, no? Viene mitizzata, alcuni parlano della Costituzione dei padri, di come si viveva una volta, no? E viene mitizzato allo stato di natura senza le costruzioni sociali, le leggi scritte. L'uomo viveva meglio, comunque viveva in uno stato necessario, più naturale, al quale bisognerebbe ritornare. Quindi ovviamente questa è una critica molto interessante e molto moderna, una critica anche rivoluzionaria, no? Mettendo in evidenza la relatività, la storicità, l'artificialità del nomos, delle leggi della polis, in quanto convenzionali, nate in un certo momento del tempo,
non corrispondenti ad una verità eterna e immutabile. In questo modo questi sofisti mettono appunto in discussione il nomos, pensano di avere un buon argomento per criticarlo, per criticare qualunque tipo di legge, qualunque tipo di religione, di morale, di qualunque tipo di uso, di costume, perché si tratta di cose convenzionali, variabili, diverse da popolo a popolo, diverse da epoca a epoca, e quindi perché dovrebbero essere rispettate? Possono essere contestate, possono essere cancellate, anzi lo debbono. L'uomo si è limitato, ha schiacciato se stesso, si è pervertito, si è represso, uscendo dallo stato di natura e accettando la civilizzazione, accettando gli ordinamenti politici, sociali e morali convenzionali, nati ad un certo punto del tempo. L'uomo dovrebbe tornare per il suo bene a seguire una presunta legge universale, oggettiva, eterna, una legge di natura, capite? Quindi anche le leggi in cui lo Stato, le convenzioni in cui uno si trova a nascere, essere educato e vivere, possono essere messe in discussione. Sono costruite magari utilitaristicamente, magari in maniera discutibile nei loro effetti. Bisogna tornare a vivere secondo la nostra condizione naturale, a recuperare quella che è la nostra tendenza spontanea, come dire, anche istintiva, la nostra tendenza spontanea, istintiva, deve essere assecondata, non deve essere repressa dalla cultura, sia l'espressione quindi libera, naturale, primigenia di una natura umana che invece viene vista come limitata, come pervertita, come ingiustamente modificata dalle istituzioni, dalle polis, dallo Stato, dalle leggi. Molti interpreti tuttavia hanno messo in evidenza che quest'idea, che sembrano idee, non lo so, rivoluzionarie, no? utilizzare una presunta condizione naturale per criticare, per chiedere di cambiare lo stato di cose esistenti in quanto denunciato come artificiale. Però in realtà molti interpreti hanno messo in evidenza che questi sofisti sono in realtà dei conservatori, criticano la società moderna, appunto le leggi, le istituzioni dello Stato. Per loro sono degli impacci, delle cose troppo complesse che schiacciano quella che se no sarebbe l'espressione naturale delle tendenze primigenie dell'uomo. Quindi in qualche modo criticano la modernità, preferiscono la tradizione, preferiscono una sorta di età dell'oro primordiale, in qualche modo vagheggiano il ritorno ad una società semplice, ad una società sobria, ad una società in cui si viveva in maniera semplice e spontanea, una società agricola, una società dell'autoconsumo, senza il commercio e così via. Quindi in realtà sembrerebbero dei conservatori, ok? Persone che vogliono recuperare forme di vita o caratteristiche della natura umana che come venivano espresse in epoche precedenti. Vediamo che anche questi sofisti si possono dividere in due gruppi, cioè ci sono alcuni sofisti, adesso li nomineremo, che sfruttano questa dimostrazione dell'allontanamento delle istituzioni, delle leggi, della polis rispetto alla natura, per trarre questa conseguenza, per trarre una conseguenza che potremmo dire democratica, cioè questi sarebbero i democratici, ovvero il fatto, d'accordo, che nomos,
che le leggi, lo Stato, gli usi e i costumi attuali istituiscono delle ingiustizie, delle discriminazioni, delle diversità tra gli uomini che in natura non esistevano. Cioè, per alcuni di questi sofisti la legge di natura, la condizione naturale ci dice che siamo tutti uguali. Allo stato di natura non esistono appunto quelle distinzioni, quelle convenzioni, quindi anche quelle distinzioni anche di status che sono state poi inventate dalla civilizzazione. Qual è la legge di natura immutabile e eterna? L'uomo per natura è uguale agli altri uomini, tende in qualche modo a beneficare gli altri uomini, quindi sono ottimisti e sono, come dire, democratici. Loro trovano nella legge di natura un contenuto ben preciso, l'egualitarismo. Quindi tornare alla legge di natura significa eliminare le distinzioni tra gli uomini e scoprire che come eravamo noi in natura eravamo tutti uguali. Adesso siamo considerati distinti e in classi, lo vedremo, in gruppi, eccetera, perché queste distinzioni ingiuste che non esistono in natura sono state inventate convenzionalmente dalla civiltà, e quindi tornare alla natura per loro ovviamente è il parametro, il criterio morale di riferimento da seguire, significa tornare a considerarsi tutti uguali, d'accordo? Quindi in qualche modo loro sono democratici. Invece altri sofisti arrivano alla conclusione opposta. Capite, entrambi i gruppi di cui parleremo sono d'accordo nel criticare il nomos, le convenzioni, la società moderna, e a dire torniamo ad una società naturale. Ma mentre alcuni sfruttano questo argomento per sostenere che la società naturale era egualitaristica, era solidale, era democratica, altri invece pensano il contrario, cioè pensano che, attenzione, in natura, questi li potremmo chiamare aristocratici, che la natura sveli la diseguaglianza tra gli uomini, cioè che in natura esiste una diseguaglianza naturale che poi invece la società moderna, lo Stato, la democrazia, le leggi avrebbe cercato di appiattire, di eliminare. Quindi il primo gruppo dei democratici pensa tornare alla natura e eliminare i difetti del nomos, significa tornare all'egualitarismo, perché la natura ci dimostra che siamo tutti uguali. Altri sofisti invece più cinici, diciamo che sono quelli aristocratici, noi li chiameremo anche reazionari, sostengono che tornare alla natura, al diritto naturale, significa eliminare proprio tutte quelle leggi o tutte quelle istituzioni democratiche, egualitaristiche, che danno gli uguali diritti a tutti, l'isonomia, la giustizia per tutti, o anche magari una egualitaria distribuzione delle ricchezze, perché queste cose, cioè queste caratteristiche tipicamente democratiche, secondo questi sofisti che sostengono la diseguaglianza, non esistono in natura. La natura ci mostra invece chiaramente che c'è una diseguaglianza tra gli uomini, e quindi se noi dobbiamo tornare a prendere come parametro la natura umana originaria, questi sofisti sostengono che quindi anche nella nostra società sia legittimo che vi sia una diseguaglianza tra gli uomini, non la cosiddetta giustizia sociale o l'assistenza per i poveri o per i più deboli che la democrazia garantisce, d'accordo? Quindi abbiamo due esiti diversi. Vediamo prima i cosiddetti democratici. Abbiamo Ippia, il sofista Ippia. Per esempio, io vi ho isolato un frammento di Ippia che è all'interno del Protagora di Platone. Del Protagora di Platone. Ippia, personaggio del Protagora di Platone, esprime delle idee sull'egualitarismo della legge di natura che molti interpreti non attribuiscono a Platone. Dicono che Ippia, parlando come personaggio di Platone, esprime davvero le sue idee, le idee di Ippia, che Platone avrebbe rappresentato in maniera sincera.
Ippia dice: o voi qui presenti, io credo che siate tutti quanti parenti e familiari e concittadini per natura, non per legge, per physis, non per nomos, poiché per natura il simile è parente del suo simile, mentre la legge, tiranna degli uomini, commette molte violenze contro natura, d'accordo? Quindi cosa trovo io in natura? Che siamo tutti uguali, che siamo parenti, che siamo simili, d'accordo? Che quindi evidentemente trasposto questo pensiero su un piano politico-sociale, tutti abbiamo gli stessi diritti, d'accordo? Siamo parenti, non ci sono distinzioni, abbiamo tutti lo stesso sangue. Ciò che ci divide in caste, in liberi, schiavi, ciò che ci rende diversi, ciò che ci rende diversi sono le istituzioni costruite artificialmente dalla civiltà, ma che istituiscono distinzioni che in natura non esistono. Lo vediamo molto meglio se andiamo a vedere il frammento importantissimo di Antifonte Sofista, che ci è arrivato con dei buchi nel testo, perché non è un frammento che rappresenta una testimonianza letteraria, non c'è stato citato questo frammento, queste parole, l'opera di Antifonte Sofista da qualche letterato, da qualche scrittore successivo a lui. È una testimonianza archeologica, i famosi papiri di Ossirinco del deserto egiziano. Anzi, noi non sappiamo assolutamente chi è questo Antifonte Sofista, lo conosciamo solo dal frammento che è venuto fuori da questi papiri, dove c'è scritto Antifonte Sofista, poi quello che scrive Antifonte Sofista. Non sappiamo assolutamente chi sia, ci sono solo ipotesi, tant'è che lo chiamiamo Antifonte Sofista e non solo Antifonte per distinguerlo da altri personaggi che nella storia e nella letteratura greca, anche suoi contemporanei, si chiamavano Antifonte. Dice Antifonte Sofista che appunto per ora l'idea dell'egualitarismo delle leggi di natura. Questo è essenzialmente l'oggetto della nostra indagine, cioè che la maggior parte di quanto è giusto secondo la legge si trova in contrasto con la natura. La legge dice questo è giusto, questo è sbagliato, ma la natura non dice questo, d'accordo? Così, per legge è prescritto agli occhi ciò che debbono guardare e ciò che no, alle orecchie ciò che debbono udire e ciò che no, alla lingua ciò che deve dire e ciò che no, alle mani ciò che devono fare e ciò che no, ai piedi dove debbono andare e dove no, e all'animo addirittura ciò che deve desiderare e ciò che no. Eppure alla natura non sono né più gradite né più affini le cose che le leggi ci vietano di quelle che esse ci consigliano. Significa che la natura non se ne importa minimamente di ciò che noi pensiamo essere giusto, morale, legale, legittimo, oppure ingiusto, immorale, vietato. Tutte queste cose, ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, ciò che si deve fare e non si deve fare, ciò che è legale e ciò che è illegale, ciò che è consentito e ciò che è vietato, ciò che è accettato dalla morale corrente e ciò che è rifiutato dalla morale corrente, sono tutte distinzioni inventate dagli esseri umani quando hanno costruito artificialmente una morale, una società, una civiltà. Ma la natura, cioè lui non dice che la natura è in contrasto con quello che dice la legge, a volte la natura è in contrasto rispetto a quello che dice la legge, lui dice che la natura è indifferente, cioè tutte queste distinzioni in natura non esistono, in natura c'è una censura anche in base all'educazione che ti dice cosa devi dire e cosa no, cosa devi pensare e cosa no, che cosa debbono fare le tue mani, i tuoi piedi, puoi andare in quel posto oppure no, in natura tutto è libero, non ci sono gli impacci del nomos, della legge, d'accordo? In natura la natura ha stabilito come tu devi usare le mani e come no, ti devi toccare, non ti devi toccare, la natura non dice nulla del genere, sono invenzioni della civilizzazione. La natura per caso prescrive ciò che le orecchie devono ascoltare e ciò che no, magari è immorale
tu non devi ascoltare quel tipo di ragionamento. No, in natura non esistono queste cose, sono tutti divieti assolutamente convenzionali creati dalla società umana, d'accordo? La natura ti dice, la natura non dice la lingua ciò che deve dire e ciò che non deve dire, sono tutte sovrastrutture, sono tutte invenzioni umane, capite, spacciate come giuste di per sé, spacciate come conformi ad un presunto ordine eterno, inviolabile, immutabile, ma in realtà non è così. Sono tutte cose convenzionali che quindi si possono abbattere, si possono contestare, non si possono seguire. Quanto all'utile, dice Antifonte, ciò che è prescritto dalla legge è un inciampo per la natura. Ciò che è prescritto dalla natura è libero, d'accordo? In natura ognuno è libero di cercare il proprio utile, la propria convenzione. Non ci sono queste maledette, per lui, leggi umane. La cosa ancora più significativa è il seguito del frammento, quando Antifonte va nel dettaglio, cioè critica in maniera precisa alcune istituzioni umane, alcune distinzioni tra gli uomini che per lui sono convenzionali, create dalla società, distinzioni tra gli uomini che quindi non dovrebbero esistere perché in natura non esistono. Dice Antifonte, è modernissimo ovviamente questo pensiero, noi rispettiamo e veneriamo chi è di nobile origine, ma chi è di natali oscuri né lo rispettiamo né lo onoriamo. Secondo voi, Antifonte dice, i nobili e i plebei esistono in natura? No, in natura siamo tutti uguali, andiamo alla ricerca del cibo, collaboriamo per uccidere e mangiare la selvaggina, eccetera. Non ci sono allo stato di natura nobili e plebei, siamo noi che li abbiamo istituiti nella società, nella storia, ma non hanno ragione di esistere, d'accordo? Noi rispettiamo e veneriamo chi è di nobile origine, ma chi è di natali oscuri né lo rispettiamo né lo onoriamo. In questo ci comportiamo gli uni verso gli altri, da barbari, intendendo Antifonte quello che i greci pensavano dei barbari, dei popoli stranieri, cioè che fossero inferiori ai greci, perché di natura, attenzione, di natura siamo tutti assolutamente uguali, sia i greci sia i barbari, capite? Quindi i greci, quando pensano di essere superiori ai barbari, si comportano come barbari, cioè si comportano i greci secondo le modalità che i greci attribuiscono ai barbari. Noi pensiamo di essere superiori, altri popoli sono inferiori, li chiamiamo barbari. Facendo così siamo noi che ci comportiamo come quelli che chiamiamo barbari, d'accordo? Quindi in natura non esistono né i nobili né i plebei, né i greci né i barbari, perché siamo tutti uguali in natura. Quali sono le motivazioni che adduce Antifonte per dimostrare che tutti gli uomini sono uguali in natura? Basta osservare le necessità proprie di tutti gli uomini. Nessuno di noi può essere definito come barbaro né come greco. Tutti infatti respiriamo l'aria con la bocca e con le narici. Allora, attenzione, la prova che siamo tutti uguali per natura e che le distinzioni sono state create artificialmente dalla società, dalla civiltà, sta in una prova, in una tipologia di prova che è di tipo biologico. Cioè Antifonte dice, siamo uguali tutti biologicamente, greci e barbari, oppure aristocratici e plebei, che cosa fanno? Respirano l'aria con la bocca, tutti quanti, e con le narici. Respiriamo, cioè abbiamo le stesse funzioni biologiche, siamo uguali biologicamente, quindi perché dovremmo essere distinti socialmente e giuridicamente, d'accordo? E quindi tutte le distinzioni di rango, di classe, popoli superiori e inferiori non hanno ragione di esistere secondo l'egualitarismo di Antifonte sofista. Ma allora voi penserete, ma Antifonte sofista non arriva anche a mettere in discussione il fatto che esistano liberi e schiavi? Cioè in natura non esistono liberi e schiavi, si spinge fino a questo punto. E poi sarà venuto a mente anche a voi il maschilismo molto forte che vi era ad Atene in Grecia, anche la superiorità degli uomini e il ruolo sociale privilegiato degli uomini rispetto alle donne, la superiorità giuridica degli uomini rispetto alle donne.
anche queste cose sono cose istituite dalla società che non esistono in natura. Antifonte, attenzione, non arriva a sostenere questo, cioè a mettere in discussione anche quelle che erano colonne portanti della civiltà greca, senza le quali l'economia non avrebbe potuto funzionare. La distinzione tra liberi e schiavi è una distinzione accettata da tutti. Famoso, come vedremo, l'argomento di Aristotele, che cercherà di dimostrare che gli schiavi sono schiavi per natura, cioè geneticamente, per DNA, e quindi la schiavitù è giustificata proprio per natura. Esiste nella Fusis, nell'ordinamento proprio originario di natura, e invece, secondo Antifonte, no, in natura siamo tutti uguali, quindi anche uomini e donne, oppure liberi e schiavi, hanno le stesse funzioni biologiche, respirano tutti quanti dalla bocca. Nel frammento di Antifonte sofista non c'è la critica della distinzione tra liberi e schiavi, uomini e donne, però abbiamo delle fonti che ci dicono che altri sofisti, e viene citato per esempio Alcidamante, ma anche altri, sarebbero arrivati anche a questo punto, cioè a sfidare proprio in maniera assolutamente anticonformista quella che era una mentalità accettata comunemente da tutti i greci, proprio difficile da scalfire. Alcidamante e altri avrebbero messo in discussione, in base all'egualitarismo della natura, dello stato di natura, la distinzione e il fondamento giuridico della distinzione tra liberi e schiavi, oppure dei ruoli sociali diseguali di uomini e donne. Si tratta ovviamente di conclusioni veramente estremiste, iperdemocratiche, super egualitaristiche per l'epoca, tant'è vero che di Alcidamanti o di altri che avrebbero fatto questo non c'è arrivato niente, ci sono solo poche citazioni. Sembrerebbe esserci un brano di Platone in cui Platone dice, critica i giovani perché molti giovani non accettano più la schiavitù, quindi Platone implicitamente si riferirebbe proprio a un movimento di pensiero che, per quanto strano, evidentemente esisteva nell'Atene anticonformista democratica, un po' demagogica di Pericle e dei suoi successori, cioè l'idea che la schiavitù fosse immorale, fosse ingiustificata. Questa interpretazione di Platone è sostenuta da Karl Popper, un famoso critico di Platone, però ci sono altri che non sono d'accordo, sostenendo che Popper non abbia capito niente del testo di Platone, cioè Platone avrebbe detto purtroppo ci sono dei giovani che non accettano più la schiavitù, non riferendosi alla schiavitù giuridica, ma non accettano più la schiavitù, cioè non accettano più il fatto di dover essere sottomessi ai genitori, di non dover essere sottomessi allo Stato, cioè giovani che non accettano il loro stato di minorità, di avere meno diritti, di non avere diritti, di essere sottomessi allo Stato, ai governanti, agli insegnanti o ai genitori. In questo senso non vorrebbero più essere schiavi, vorrebbero essere liberi dalla potestà dei genitori, la potestà dei genitori, delle leggi, dello Stato. Quindi c'è una doppia interpretazione di quello che dice Platone. Platone dice letteralmente: ci sono purtroppo attualmente dei giovani che non accettano più la schiavitù. Bisogna vedere cosa intende Platone. I giovani non accettavano la schiavitù, in che senso? Non accettavano che ci fossero gli schiavi, i servi, oppure non accettavano la loro schiavitù, capite, nei confronti dei genitori o degli educatori. Quindi abbiamo degli esiti anche veramente moderni dal punto di vista della mentalità dell'epoca, veramente estremisti.